Eccoci qua, oggi parliamo di tecnica, da sempre in contrapposizione con il cuore. Quindi tifoseria da stadio, tecnica o cuore? Il grande dilemma amletico. Io ti dico il mio pensiero. Mm? Non ha senso mettere in contrapposizione la tecnica e il cuore, perché tecnica e cuore si integrano per una buona comunicazione, per un buon tango. La tecnica, come già dissi in un video precedente, è fondamentale perché è la nostra capacità di esprimerci, di comunicare. Senza una buona tecnica non ci sarà una buona comunicazione in danza. Ma nella verbalità è uguale. Se io voglio parlare con te che non parli la mia lingua e non conosco in nessun modo la tua e non ho modo di parlare una lingua comune trasversale, io mi ritroverò con tutto, come dire, il cuore, il desiderio di parlare con te a non poter comunicare. Bere, mangiare, dormire, cioè capisci? È la stessa cosa, la tecnica e la grammatica, il vocabolario. Se io minimamente non ho una conoscenza di base della tua lingua che non è la mia, la comunicazione non funziona. Nel tango uguale, se io non conosco la tecnica, la modalità di comunicarti un elemento, un ocio, sì, e sono un leader, posso mica mandarti un messaggio, fare un ocio. Le aspirazioni del cuore si devono fondere con la tecnica. Non sono in contrapposizione, devono vivere insieme. Eh? Ed è fondamentale avere una buona tecnica, almeno di base. Poi, io capisco perfettamente che per qualcuno sia più difficile riuscire ad approfondire una coscienza corporea e che quindi ci voglia più tempo e forse non si raggiungeranno mai, come dire, delle vette di comunicazione tecnica, ma io invito te, chiunque, a non pensare che la tecnica sia qualcosa di superfluo, a non pensare che la tecnica sia imparo a fare due adornos. La tecnica è qualcosa di meraviglioso, non in contrapposizione col cuore, anzi è la possibilità di esprimere correttamente il mio cuore. Capisci? Senza la tecnica non posso esprimere il mio cuore. Se io ho un'idea, sento la musica e ora vorrei proporti una cosa, un giro stirato, ma non lo so fare. Bella, ma non si fa. Quindi, davvero, la tecnica è un mondo meraviglioso. Partiamo dall'inizio. La tecnica è la possibilità, in primis, di costruire un corpo che danza. Cioè mettermi in condizione, ballerino, ballerina, di danzare avendo coscienza del mio corpo. E non è poco. Se ho coscienza di me e del mio corpo, se ho coscienza del mio centro, da cui parte il movimento, se ho coscienza del mio asse, se ho coscienza delle mie articolazioni fondamentali, poi posso pensare di approcciarmi a te, mio partner. Questa è tecnica, non è superflua, è fondamentale. Altrimenti, come dico io, mi muovo, ma ti muovi. A fare che? Poi capisco che ci siano persone più affascinate e che vogliono esplorare il mondo della tecnica nei minimi dettagli, ma io parlo di tecnica di base. Conoscere il mio corpo, conoscere come
trasferisco il mio peso, conoscere come riconosco il mio asse, capire come posso lavorare sulle mie articolazioni e capire dove è il mio centro. Queste sono le condizioni di base. E poi ci si incontra e si comunica grazie a queste condizioni di base. Ritorniamo per ordine. Riconoscere il mio centro. Ci sono tante teorie. Io ti dico, il mio pensiero, il movimento parte dal centro del nostro corpo, 4 dita sotto l'ombelico, e grazie a questo io posso pensare di utilizzare al meglio la dinamica del movimento, la cinetica del movimento. E riporto tutto al mio centro e non uso la periferia, non uso le gambe per eseguire un movimento. Punto numero 2. La tecnica mi permette, se voglio, di dare organicità, naturalezza al mio movimento, passando da un movimento esecutivo, muovi i muscoli per fare una cosa, per fare un movimento, un passo, faccio sì che grazie all'organicità del mio movimento, potrebbe essere l'aspirare del giro, ma qualunque cosa, l'organicità del mio movimento mi porti naturalmente lì. Senza dover eseguire muscolarmente un movimento. Quindi centro, capacità di rendere il mio movimento organico, fluido, non faticoso, naturale. Ok? Tecnica è la capacità, come ho detto prima, di sapere come gestire le mie articolazioni. Quanto flex, poco flex, tanto flex, mettere aria, bloccare, quindi disconnettere e connettere. È un mondo che potenzialmente mi permette la creatività in danza, saper gestire questo. Altrimenti, mi piacerebbe farlo. Come si fa? E questa è tecnica. Poi c'è il mondo della, come dire, punteggiatura in danza. È vero che qui si intreccia col mondo dell'interpretazione musicale, però permettimi 2 parole, poi ne parliamo in un video dedicato apposta all'interpretazione musicale. Se io so respirare, quindi inspirare ed espirare all'interno del mio movimento, e questa è tecnica, io potrò non solo rendere il mio movimento più fluido, più organico, più naturale, più in relazione con la persona che respira con me, ma io riuscirò in aggiunta a lavorare meglio sulla punteggiatura, sulla fine della frase, ok? Perché la frase magari necessiterà un punto, oppure una virgola, un punto e virgola, e allora riuscire a utilizzare al meglio l'ispirazione e l'espirazione mi aiuta anche tecnicamente a essere preciso nell'espressione creativa, nell'espressione musicale. Quindi non ti dimenticare di respirare, ti prego. Non c'è affanno. A milonga devo correre perché a milonga non respiro più. Mi raccomando, la respirazione è fondamentale per danzare. Quindi, ballerino o ballerina, mi raccomando, non è Satana la tecnica, ok? La tecnica è qualcosa di importante che ci aiuta a danzare meglio. La tecnica è qualcosa che non ti rende freddo fredda,
perché se tu hai il cuore, non è che la tecnica te lo inaridisce, ok? E la tecnica è il servizio dell'arte. Sì, che io sia un pittore, che io sia un cuoco, che io sia uno scrittore. Io ho bisogno di tecnica, altrimenti non posso esprimermi, ok? Ok, noi siamo danzatori, la danza ha bisogno della tecnica, almeno di base, dico io. Poi chi vuole approfondire, approfondisce, è un mondo molto interessante, ma la tecnica è di base. Chi- Qualcuno mi deve insegnare come usare un pennello così. Io posso provare, però di base, per come sono fatto io, ecco, due dritte così e poi ci metto tutto il mio cuore, nel dipingere, nel fare delle cose artistiche. È la danza, è il tango, è arte. Mm? E allora, se vogliamo fare dell'arte, se vogliamo fare oltretutto un'arte di comunicazione espressiva, abbiamo bisogno un po' di tecnica. Tanto poca ci vuole. Per parlare, per comunicare lo stesso linguaggio, che è un linguaggio corporeo. mm? E dove il corpo insieme alla musica ci racconta. Se manca la parte corporea perché non ho la tecnica, non posso appoggiarmi solo alla parte musicale. Mm? Quindi, buon tango, dove tecnica e cuore si possono sposare, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!